C'è una band che ha preso il suono grezzo dell'indie rock, fatto di seminterrati e sogni, e l'ha portato sugli schermi di tutto il mondo, senza mai perdere la sua anima. Gli Arcade Fire sono questo, un'esplosione di energia che sembra leggera, ma nasconde testi che ti afferrano il cuore, parlando di amore, perdita e tutto ciò che ci rende umani. Hanno trasformato l'alternative rock in un linguaggio universale, pescando da glam, new wave e folk, per creare qualcosa che è insieme intimo e grandioso. Win Butler e Gene Chassan e la loro famiglia musicale hanno fatto l'impossibile: rendere mainstream ciò che nasceva underground, senza compromessi. Le loro canzoni sono come feste in cui ti ritrovi a piangere, inni che uniscono stadi ma parlano a te, da solo. Da Montreal al Grammy hanno scritto una storia che dimostra una cosa: la musica vera può arrivare ovunque. Siete pronti a scoprire come? Bentornati a Ombre Sonore. La storia di oggi inizia a Montreal nel 2001, quando Win Butler e Josh Deu, amici dai tempi del liceo, fondano gli Arcade Fire. Win, voce e chitarra, è fin da subito il cuore pulsante del progetto, con la sua energia intensa e i testi viscerali. A loro si unisce Regine Chassan, polistrumentista e voce femminile, che porta un tocco di grazia e teatralità alla band. Win e Regine si sposeranno nel 2003, rendendo ancora più profondo il legame creativo che li unisce. Nella formazione originale c'è anche Will Butler, fratello minore di Win, che aggiunge tastiere, percussioni e una dose contagiosa di passione. Win, Regine e Will rappresentano il nucleo emotivo degli Arcade Fire, attorno al quale negli anni ruoteranno diversi musicisti, ma sono loro tre a incarnare l'anima più autentica della band. La loro storia comincia nel 2003, quando autoproducono un EP omonimo, contenente una versione ancora grezza di No Cars Go, che verrà rifinita e rilanciata qualche anno dopo. Ma è nel 2004 che il mondo si accorge davvero di loro, grazie a Funeral, un album che è da subito un piccolo miracolo. Registrato con 15 musicisti e un budget inferiore ai $10.000, Funeral è un'opera nata dal dolore. Tra il 2003 e il 2004, diversi membri della band perdono familiari cari, tra cui anche il nonno di Win, il celebre jazzista Alvino Rey. Quel lutto diffuso si trasforma nel cuore pulsante del disco, un'ode alla perdita, all'infanzia, alla fragilità e alla forza della comunità. Le 4 tracce intitolate Neighborhood, Tunnels, Laika, Power Out e Catless, formano un racconto frammentato ma coerente, ambientato in un quartiere immaginario dove bambini sognano sotto la neve, famiglie si spezzano, blackout improvvisi riuniscono le persone. Ogni brano di questa cartina rappresenta un capitolo di questa storia, legata agli altri da un senso profondo di nostalgia e resilienza. Ci sono poi canzoni come Wake Up, dove la band esplode con cori antemici, tanto potenti da conquistare anche David Bowie. Dopo averli ascoltati, li invita a suonare con lui a New York nel 2005 e li definisce il futuro del rock. C'è poi In the Backseat, cantata da Regine, un lamento delicato e struggente sulla perdita. C'è poi Haiti, ispirata alle sue radici, dove intreccia percussioni caraibiche e melodie malinconiche, come un ricordo lontano dell'infanzia. Funeral è un successo, vende oltre 700.000 copie e si impone come un fenomeno dell'alternative rock. I critici lo consacrano come uno dei migliori album del decennio. Gli Arcade Fire non si sono limitati a debuttare, hanno creato un mondo che a distanza di anni continua a respirare. Dopo il successo di Funeral, gli Arcade Fire si prendono 3 anni per il loro secondo album, un rischio enorme in un'industria che non aspetta. Nel 2007 esce Neon Bible, un lavoro più ambizioso e mainstream, ma con il cuore della band intatto. Registrato in una chiesa ristrutturata in Quebec, l'album esplora temi come la religione e la società, con brani come Intervention e No Cars Go che uniscono l'energia corale di Funeral e una produzione più lucida. Vince premi come il Juno Award per l'Alternative Album del 2008, ma per molti non raggiunge l'autenticità del debutto, pur restando un ottimo disco. Nel 2010 arriva The Suburbs, il loro terzo album, che li consacra definitivamente. Ispirato all'infanzia di Win e Regine nei sobborghi americani, è un concept album sulla nostalgia e l'isolamento.
Sebbene manchi della coesione corale dei precedenti, i singoli brillano e il disco sbanca. Debutta al primo posto nella Billboard 200 e vince il Grammy per l'Album of the Year nel 2011. Per i fan è la prova che l'indie può conquistare il mondo. Dopo The Suburbs, gli Arcade Fire sono in cima al mondo. Nel 2011 il loro terzo album vince il Grammy per l'Album of the Year, battendo colossi come Lady Gaga ed Eminem. È un momento surreale. Una band indie, nata in un seminterrato di Montreal, si ritrova sotto i riflettori globali. Ma il trionfo scatena anche ironia. Online esplode il meme Who are the Arcade Fire? Una battuta che diventa virale e li dipinge come outsider in un mondo pop. Win Butler sul palco dei Grammy ringrazia con un sorriso teso. Non ce l'aspettavamo, ci stiamo ancora svegliando da questo sogno. Quel Grammy è come una medaglia, ma anche un peso. Il pubblico ora si aspetta un altro capolavoro e la band sente la pressione. Invece di giocare sul sicuro, gli Arcade Fire decidono di rischiare tutto. Si chiudono in studio esplorando nuovi suoni e lasciandosi ispirare da viaggi e idee audaci. Il risultato è Reflector, uscito nel 2013, un doppio album che spiazza tutti. Prodotto in parte da James Murphy degli LCD Sound System, il disco mescola art rock, ritmi dance e influenze haitiane e giamaicane, radicate nell'eredità di Regine. Ispirata al mito di Orfeo ed Euridice, Reflector si divide in due parti. Una terrena con brani che pulsano di energia caraibica, e una spirituale, più introspettiva, che esplora identità e connessione. È un esperimento coraggioso che divide i critici ma conquista i fan, dimostrando che gli Arcade Fire non seguono le aspettative, le riscrivono. Reflector ha mostrato gli Arcade Fire come una band che non si ferma, pronta a sfidare se stessa e il pubblico. Ma dopo quell'esperimento audace si trovano a un bivio. Come andare avanti senza tradire il loro cuore? La risposta arriva con una serie di album che, tra alti e bassi, riflettono una band in continua evoluzione, capace di affrontare successi, critiche e persino le proprie ombre. È un periodo di luci brillanti, ma anche di momenti difficili che mettono alla prova la loro resilienza. Nel 2017 esce Everything Now, un album che sembra tornare al calore di emotivo di Funeral, ma con un twist. Sotto una patina pop scintillante, i testi scavano nel consumismo, nella solitudine e persino nel suicidio. Brani come Creature Comfort usano l'immagine di una vasca da bagno e un disco che suona per evocare tragedie domestiche, mascherando il dolore con ritmi quasi festosi. È il marchio degli Arcade Fire, prendere temi pesanti e vestirli di leggerezza, come se ti invitassero a ballare mentre ti spezzano il cuore. Il disco divide i critici, alcuni lo trovano meno coraggioso di Reflector, ma i fan lo abbracciano per la sua vulnerabilità corale. Nel 2022, in pieno clima pandemico, esce We, prodotto da Nigel Godrich, un ritorno a un suono più essenziale, vicino a Neon Bible. Ispirata al romanzo distopico We di Zamietin, l'album parla di resilienza e connessione, con brani come The Lightning 1 and 2 che esplodono con l'energia dei loro primi giorni. È un disco intimo, scritto in un momento di isolamento globale, e si sente. Ogni nota sembra un grido per ritrovare la luce. Ma il 2022 porta anche una tempesta. Win Butler viene accusato da 4 donne di comportamenti inappropriati, come riportato da Pitchfork. Le denunce, riferite a interazioni via social media tra il 2015 e il 2020, descrivono Butler come manipolativo, con approcci che sfruttavano il suo stato di rockstar. Lui ammette i contatti, ma sostiene che fossero consensuali, parlando di relazioni extraconiugali durante un periodo difficile. La band, con Regina al suo fianco, decide di andare avanti, ma la vicenda lascia un segno, con fan divisi e un'ombra che oscura il lancio di Wii. Il loro ultimo lavoro esce nel 2025 e si chiama Pink Elephant. Il titolo richiama un problema troppo grande per essere ignorato, e probabilmente sembra un cenno alle recenti difficoltà. Gli Arcade Fire non sono solo una band, sono un mosaico di suoni, idee ed emozioni, capaci di prendere il cuore dell'indie rock e farlo risuonare in tutto il mondo. Il loro suono è un viaggio attraverso generi e storie, costruito su influenze che spaziano, come un'orchestra senza confini. David Bowie, che li ha abbracciati fin dal 2005 cantando Wake Up con loro,
ha visto in loro l'ambizione del rock, quella scintilla che brilla anche nel glam di Ziggy Stardust. Il post-punk dei Talking Heads e degli Echo and the Bunnymen pulsa nei loro ritmi nervosi, mentre la new wave dei Cure e dei Simple Minds si insinua nei synth malinconici. C'è anche il folk crudo di Neil Young e il lo-fi emotivo dei Natural Milk Hotel, ma anche l'energia dei Pixies e la psichedelia dei Flaming Lips. Jean porta il calore delle sue radici haitiane, con percussioni e melodie che danzano in brani come Haiti Earth Comes the Night Time, mentre Win Butler attinge al lirismo epico di Bruce Springsteen, trasformando ogni canzone in un inno che parla al cuore. Questo mix non è casuale, è la chiave della loro forza. Gli Arcade Fire non si sono mai incatenati a un solo genere, ma hanno lasciato che ogni influenza si fondesse in un suono che è solo loro. Da Funeral a Pink Elephant hanno esplorato glam, new wave, folk, dance e art rock, sempre guidati dalla voce struggente di Win Butler e dall'incanto di Regine. I loro testi, che scavano nell'amore, nella perdita e nella ricerca di verità, sono specchi in cui ognuno vede un pezzo di sé. Hanno preso il dolore e l'hanno trasformato in inni corali, come se ogni canzone fosse un abbraccio per chi si sente perso. Da un seminterrato di Montreal al Grammy del 2011, gli Arcade Fire hanno dimostrato che la musica vera può arrivare ovunque, senza tradire le sue radici. Non sono perfetti, le ombre dell'accusa Win Butler lo ricordano, ma la loro passione brucia ancora, come una fiamma che illumina il caos. Sono la prova che si può essere grandi e fragili, universali e intimi, tutto in una sola nota. Questo è stato Ombre Sonore. Grazie per essere stati con me. Il buio suona, restate vicini.